Pro, ma fino a che punto? Ciao a tutti e benvenuti in questa prima parte di una miniserie dedicata ad iPhone 13 Pro. L'ho acquistato da circa 2 mesi e in questo periodo di tempo ho cercato di dare un vero senso alla sigla Pro che accompagna questo modello. In particolare c'è stato un dettaglio che ha catturato fin da subito la mia attenzione. Il sensore LiDAR. Ma vediamo a grandi linee che cos'è questo sensore. Il LiDAR è una tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie tramite un impulso laser. La domanda che mi sono posto è la seguente: questo sensore può aiutare chi come me utilizza software di modellazione 3D? Quindi può davvero farci risparmiare ore di modellazione e di creazione delle texture? E soprattutto quanto può essere precisa una scansione 3D eseguita con un iPhone 13 Pro? Ma proviamo subito a rispondere a quest'ultima domanda. In questo caso ho scansionato questo oggetto e andando a confrontare la misurazione LiDAR con la misurazione reale, i dati sono pressoché identici. Oggi vedremo cosa si può fare col sensore LiDAR dell'iPhone 13 Pro. Nello specifico in questa prima parte parleremo di scansione 3D. Per testare questo sensore ho provato parecchie applicazioni disponibili sull'App Store, ma ancora ad oggi non sono riuscito a decretare quale secondo me è la migliore, in quanto tutte queste app presentano dei pro e dei contro differenti l'una dalle altre. Le applicazioni che ho utilizzato maggiormente in questo periodo di tempo sono state Polycam, 3D Scanner e Scaniverse, in quanto sono quelle che a parer mio garantiscono la miglior qualità di scansione e varietà di formati di esportazione. A proposito di formati di esportazione, la più completa sotto questo punto di vista secondo me è 3D Scanner, in quanto ci permette di esportare in tutti questi formati. Ma veniamo al succo del video. Per il video di oggi ho deciso di scansionare questo divano per poi provarlo ad importare in una scena su Blender, così da verificare la qualità finale della mesh e capire se è una strada percorribile o meno. Dopo aver effettuato la nostra scansione andrò come prima cosa a ritagliare la mesh su Polycam direttamente, in modo da poi esportare solo la parte che mi interessa, quindi escludendo le pareti, i pavimenti e le parti circostanti dell'oggetto che ho scansionato. Ma adesso passiamo alla parte di importazione su Blender, dove vedremo già primo impatto la qualità della mesh scansionata, e successivamente andremo a costruire uno scenario dove andremo poi a posizionare il nostro divano, per poi renderizzarlo e vedere la resa finale.
Come potete vedere il risultato non è per niente male, ci sono margini di miglioramento ma tutto dipende da come eseguiamo noi la scansione, in quanto è molto influenzata dai movimenti che facciamo e dalle condizioni di luce dell'ambiente circostante. Per il momento mi ritengo abbastanza soddisfatto, sono sicuro che in futuro riproverò questa tecnica e riproveremo magari insieme in un altro video a vedere l'evoluzione di questo sensore LiDAR, se le applicazioni avranno degli aggiornamenti e delle nuove funzioni. Per il video di oggi è tutto, noi ci vediamo nella seconda parte di questa miniserie dove proveremo ad importare i nostri oggetti 3D all'interno di un video eseguito con iPhone 13 Pro. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!